quando nel capitolo 6 della Genesi si dice che gli Elohim videro che le femmine Adam erano tovot, cioè erano appetibili, tovot vuol dire sia belle, appetibili, sia adatte a, quindi adatte alla riproduzione. Se ne presero per compagne quante ne vollero e fecero con loro dei figli che la Bibbia chiama Gibborim, che vuol dire uomini potenti, uomini famosi. Siamo in Genesi 6. Dopodiché dice che in quel tempo, quando queste unioni sessuali avvenivano, sulla terra c'erano i Nefilim e c'erano anche dopo. Ora qui c'è veramente non dico una discussione, ma insomma una serie di ipotesi. I Nefilim sono i figli di queste unioni oppure no? Secondo il libro etiopico di Enoch sono i figli di queste unioni, secondo la Bibbia no. Quindi chi ce l'ha la verità? A saperlo. Però qui c'è una cosa interessante e richiamo una di quelle cose che vi ho detto all'inizio, che c'è una parte dell'esegesi ebraica che cambia le vocalizzazioni cambiando i significati. Nefilim è stato tradotto dai greci con gigantes e viene normalmente tradotto con giganti. Secondo questa parte di esegesi ebraica, in realtà Nefilim deriva, secondo un'altra vocalizzazione, dal verbo che significa abortire. E loro spiegano così. Dicono che quando appunto queste donne rimanevano incinte, loro facevano abortire i feti maschi. Quindi è chiaro che erano in grado di fare un'analisi prenatale, quindi di capire se nel pancione c'era un maschio oppure una femmina. E ogni tanto facevano nascere anche un maschio. È perché avevano bisogno soprattutto di femmine. Perché è vero che ne avevano, ma ne avevano poche. Perché essendo questi probabilmente viaggiatori eccetera, quelli che viaggiavano erano soprattutto maschi. E allora questa parte dell'esegesi ebraica distingue e dice che quindi Nefilim significa aborti, ma significa anche lasciati, cioè lasciati in vita con riferimento a quei pochi che percentualmente venivano lasciati in vita in quella operazione generica di aborto prenatale che loro procuravano. Ok? Qui c'è una cosa bella, quando si parla di questi Gibborim, dice c'erano i giganti sulla terra a quei tempi, anche dopo, quando i figli degli Elohim, cioè i figli maschi degli Elohim, s'accostarono alle figlie degli Adam e queste partorirono loro dei figli, cioè i mezzosangue. Il passo è Genesi 6, 4. Prego. E Genesi 6,4 finisce con una annotazione che è stupenda. Sono questi i famosi eroi dell'antichità. Se noi la togliamo di qui e la mettiamo in Omero, la mettiamo in Esiodo, la mettiamo in qualsiasi autore greco, ci sta alla perfezione. Gli eroi dell'antichità erano i semidei, figli di uno di loro e di una di noi, o viceversa. Achille, Eracle, Gilgamesh. I semidei, gli eroi dell'antichità. È bellissimo questo. Cioè ci raccontano tutti la stessa storia, tutti ci raccontano la stessa storia e noi continuiamo a chiudere gli occhi.